C'è stato un tempo in cui il marchese de Sade aveva gli occhi azzurri, i capelli biondi e uno spiccato fascino aristocratico. Si divertiva a ingaggiare prostitute, sedurre donne e appagare i suoi gusti perversi attraverso il dolore. Le ferite, le sevizie e le urla lo eccitavano. L'opinione pubblica lo considerava un apostolo del male, ma a lui non importava. Poi iniziano gli arresti. Le detenzioni diventano sempre più lunghe e sul finire della sua vita ciò che resta di lui è un'ombra rispetto alla leggenda che lo avvolge. È il 1814 e uno studente di medicina del manicomio di Charenton lo descrive così. Spesso l'ho trovato a camminare da solo, con passo lento e pesante, vestito con negligenza. Non l'ho mai sorpreso a parlare con qualcuno. Mentre gli passavo davanti, lo salutavo e lui rispondeva al mio saluto con quella gelida cortesia che fa scartare ogni idea di iniziare una conversazione. L'unico effetto che ha avuto su di me è stato quello di un vecchio signore, altezzoso e taciturno. Il paziente più illustre è proprio de Sade, ma solo di nome. È obeso, afflitto dalla cecità e dall'inesorabile scorrere del tempo. Muore il 2 dicembre del 1814 all'età di 74 anni. Lascia in eredità al mondo i suoi scritti e la sua biografia, la biografia di un uomo che fra il XVIII e il XIX secolo aveva scandalizzato l'Europa intera. Fermi tutti, potrà sembrarvi di aver già sentito questa storia, l'abbiamo già raccontata, ma YouTube ha ritenuto le immagini che abbiamo usato scabrose, specifico che erano tutti i disegni di inizio Ottocento e ha reso il video disponibile solo per i maggiori di 18 anni. E così, eccoci qui. Vorrei che questa storia fosse disponibile a tutti e non censurata. Ma visto che siamo qui, ringrazio le oltre 400.000 persone che si sono iscritte, anche grazie a voi. Vanilla è diventata una realtà multisfaccettata, con tanto di rivista bimestrale, libri in uscita a brevissimo e tanti progetti in cui sono coinvolte ormai decine di persone. Per sostenerci potete iscrivervi al canale o abbonarvi. Noi apprezziamo tutto il vostro sostegno. Grazie mille. Donatien Alphonse François de Sade nasce il 2 giugno del 1740 a Parigi. È il discendente di una delle più antiche dinastie della Provenza, figlio del conte Jean-Baptiste François-Joseph de Sade e di sua moglie Marie-Éléonore de Maillet de Carman, dama di compagnia di Carolina d'Assia-Rothenburg, principessa di Condé. La madre partorisce nell'Hôtel de Condé di Parigi, dove trascorre la prima infanzia. Suo padre, un diplomatico al servizio del principe elettore di Colonia, è sempre in viaggio e nel 1744 Marie-Éléonore parte per accompagnarlo. Il piccolo de Sade ha solo 4 anni quando i genitori lo affidano alla nonna paterna e a suo zio Jacques-François Paul Alphonse de Sade, abate di Saint-Léger-d'Aubreuil, noto libertino e celebre letterato che ha il merito di individuare in Laura de Nove, moglie di Hugues III de Sade, la Laura cantata dal Petrarca. Lo zio si occupa della sua educazione fino ai 10 anni, poi lo manda a Parigi per studiare nel prestigioso liceo Louis le Grand, dove il ragazzo si appassiona alla letteratura, alla filosofia e al teatro. Poi entra nell'Accademia Militare e poco più che sedicenne ottiene il grado di sottotenente del reggimento di cavalleria leggera della Guardia del Re. Allo scoppio della Guerra dei 7 anni presta servizio sul fronte prussiano e inizia a condurre una vita dissoluta, caratterizzata dalla costante ricerca di nuove fantasie da appagare. Finita la guerra, il 10 febbraio del 1763, si congeda e torna al castello di famiglia di Lacoste, dove inizia una relazione con una giovane donna della nobiltà locale, Laurie Victoire Adeline de Laurie, e si dà alla mondanità. In quegli anni sperpera grosse somme di denaro, frequenta case di piacere e camerini delle attrici e tutti lo riconoscono come un aristocratico scapestrato. Per salvare la reputazione della famiglia, il padre organizza un matrimonio combinato con René Pelage Cordier de Launay de Montreuil, figlia di un ricco magistrato della nuova nobiltà francese. I due si sposano il 17 maggio del 1763 nella chiesa di Saint-Roch di Parigi e vanno ad abitare nel castello normando di Échafour, di proprietà dei Montreuil. Ma dopo 5 mesi iniziano i problemi. A ottobre de Sade va a Parigi e paga delle prostitute per trascorrere qualche giorno all'insegna dei piaceri.
Una di loro, tale Jean Testard, rimane tanto scandalizzata dalle sue perversioni che lo denuncia. Il 29 ottobre de Sade viene arrestato e incarcerato, per poi essere liberato grazie all'intervento dei suoceri che chiedono al re di rilasciarlo. L'accordo prevede che il marchese torni al castello di Échafour e non lo lasci senza l'autorizzazione della corte, ma l'aprile successivo, siamo nel 1764, ottiene il permesso di soggiornare a Parigi, dove diventa amante di Mademoiselle Colette, un'attrice di teatro. La relazione è innocua. All'epoca tutti i nobiluomini avevano amanti e avventure, ma l'anno successivo la suocera lo persuade a troncare. Colette a parte, de Sade non fa parlare troppo di sé e l'11 settembre Luigi XV revoca l'ordine di confinamento. De Sade ricomincia a frequentare case di piacere e donne disposte a soddisfare le sue curiose esigenze sotto le lenzuola. Ma in pratica cosa piace al marchese de Sade? Il marchese gioca con il dolore, frustrando e umiliando le sue amanti, e le voci si scatenano. Il suo nome finisce sul taccuino dell'ispettore Maret, incaricato da Luigi XV di controllare e documentare le abitudini sessuali della corte, ma a de Sade sembra non importino le conseguenze delle sue azioni spregiudicate. Nel 1765 si innamora della 22enne Mademoiselle de Beauvoisin, una nota cortigiana. Con lei si trasferisce per alcuni mesi a Lacoste e la porta con sé agli eventi mondani a cui presenzia. La suocera scopre tutto e gli ordina di tornare da René, ma fra alti e bassi continua a frequentare la Mademoiselle per altri 2 anni. Nel frattempo, il 24 gennaio del 1767, suo padre muore, quindi de Sade eredita i titoli nobiliari e diventa il capofamiglia, con moglie e 3 figli, una responsabilità che però non lo frena dal continuare a divertirsi in modo spregiudicato. Nel 1768 ha luogo il primo dei 2 scandali che lo trasformano in una leggenda nera del Settecento. Il 3 aprile è a Parigi e in Place des Victoires incontra una mendicante, la 36enne Rose Keller. Stando al racconto della donna, de Sade le propone un lavoro da governante, la porta nel suo alloggio nella vicina Arcueil e la rinchiude in uno sgabuzzino, la costringe a spogliarsi e la sottopone a diversi giochi erotici, fra cui la fustigazione e il versamento di cera ardente sulle ferite. Quando il marchese stanco, Rose si cala da una finestra e corre alla gendarmeria della città per denunciare l'accaduto. Le voci sul sadismo del marchese si spargono in tutta Europa e Luigi XV ordina immediatamente l'arresto. De Sade viene catturato, ma davanti al giudice contesta la testimonianza di Rose e spiega che la donna è in realtà una prostituta che era consapevole dei giochini a cui sarebbe stata sottoposta. I giudici non lo ascoltano e lo riconoscono colpevole di torture e sevizie. Anche se la vicenda è di pubblico dominio, la suocera convince il sovrano a rilasciare una lettre de cachet, un ordine reale al di sopra della legge, in favore del genero. Alla fine poi comunque Rose ritira le accuse, ovviamente dietro l'autocompenso, e il marchese se la cava con una semplice ammenda. Il marchese, tutto fuorché pentito delle sue azioni, continua con la sua vita sopra le righe e nell'estate del 1772 rimane coinvolto in un secondo scandalo, l'affaire di Marsiglia. Il 25 giugno adesca 3 prostitute ventenni, offre loro quelli che poi definisce dei confetti afrodisiaci e appaga le sue perversioni in un'orgia sadica. Sulla via di casa le ragazze si sentono male e una di loro, Marguerite Costet, denuncia l'accaduto alla polizia. Secondo i rapporti dell'epoca, il marchese cerca di avvelenarle con la cantaridina, una sostanza estratta da un coleottero, la litta vesicatoria, ritenuta un afrodisiaco o un veleno. Ancora una volta lo scandalo dilaga e il marchese scappa in Italia, ma prima seduce la cognata, Anne Prosper Delaunay, che lo segue nella fuga. In Francia viene riconosciuto colpevole di avvelenamento e sodomia, condannato a morte in contumacia e giustiziato in effigie, una sorta di esecuzione simbolica. In Italia si sposta di città in città per evitare che gli agenti francesi lo rintraccino, ma ormai si è fatto un nemico potente, la suocera.
La donna non gli perdona di aver disonorato René e coinvolto anche l'altra sua figlia e quindi convince Carlo Emanuele III di Savoia a braccare il marchese, che venne arrestato a Chambéry l'8 dicembre del 1772 e rinchiuso nel castello di Meulan. La moglie cerca in tutti i modi di vederlo, arriva addirittura a travestirsi da uomo per raggiungere la sua cella e il 30 aprile del 1773 corrompe le guardie carcerarie e lo fa evadere. La suocera però non si dà per vinta e ottiene una nuova lettre de cachet nella quale il re ordina la caccia all'uomo. La moglie René si oppone alla madre e cerca di trascinarla in tribunale con l'accusa di persecuzione nei confronti dello sposo. Per qualche anno il marchese rimane a piede libero, deciso ad appagare le sue perversioni. Nel 1776 si trasferisce a Lione insieme alla moglie e assume 5 domestiche, con le quali naturalmente organizza un'orgia in una stanza segreta del castello. Nel 1777 viene a sapere che la madre è in punto di morte e la raggiunge in incognito a Parigi. La suocera scopre lo spostamento, informa le autorità e lo fa arrestare il 13 febbraio. Di tutti i mezzi possibili che la vendetta e la crudeltà potrebbero scegliere, hai scelto il più orribile di tutti. Sono andato a Parigi per raccogliere gli ultimi sospiri di mia madre. Non avevo altro scopo che vederla e baciarla per l'ultima volta, se esisteva ancora, o piangerla, se aveva già cessato di esistere. E quel momento è stato quello che hai scelto per fare di me, ancora una volta, la tua vittima. Ha così inizio un lungo periodo di reclusione nel castello di Vincennes. I primi 4 anni li trascorre in isolamento, ma ha qualche privilegio, in fondo è un nobile. In tutto quel tempo il suo unico contatto umano è con la guardia che gli porta il cibo. Per il resto il marchese si circonda di libri e inizia la stesura di alcuni manoscritti. Ma la moglie René non si rassegna a perdere il marito, fra l'altro per colpa della madre, e intraprende una crociata personale per ottenere la sua libertà. Nel 1778 riesce a far riaprire il caso a Marsiglia. Il processo in cui lo si era riconosciuto colpevole viene annullato per le numerose irregolarità, ma sulla sua testa pende ancora la lettera del re e il marchese non viene scarcerato. La suocera è sempre in prima linea contro il genero e pur di convincere la figlia ad abbandonare il marito, le toglie tutti i fondi e la lascia in uno stato di indigenza. Il 29 febbraio del 1784 De Sade viene trasferito alla Bastiglia, dove intensifica la sua attività letteraria clandestina. Per l'opinione pubblica le sue opere sono solo un compendio di oscenità e Bernard-René Jourdan, il marchese de Launay e governatore della fortezza, lo tiene sotto stretta sorveglianza. Il marchese sa che quel che scrive viene sottoposto a censura e si adegua a scrivere con una calligrafia minuscola su di un rotolo di carta facilmente occultabile. Nel frattempo la rivoluzione raggiunge la sua cella e il 2 luglio afferra il tubo adibito all'evacuazione delle feci e lo usa come megafono per incitare la folla attraverso la finestra. Quel gesto gli costa il trasferimento al manicomio di Charenton il 12 luglio, 2 giorni prima della presa della Bastiglia. De Launay ha così tanta fretta di sbarazzarsi di quel prigioniero che non gli dà nemmeno l'opportunità di raccogliere le sue cose e nella cella della Bastiglia De Sade lascia un'ingente quantità di libri e molti dei suoi manoscritti, incluso quello delle 120 giornate di Sodoma, poi ritrovato e pubblicato. Il 13 marzo del 1790 l'Assemblea rivoluzionaria sopprime il valore esecutivo delle lettres de cachet. Dopo 13 anni di prigionia, il 1 aprile il marchese de Sade torna in libertà e raggiunge la moglie, la quale ormai vive in un convento. La donna non vuole più vederlo e il successivo 9 giugno chiede e ottiene la separazione. I motivi del voltafaccia non sono certi, ma probabilmente René si è arresa al volere della madre per riottenere un sostegno economico per sé e per i figli. In quel periodo le scrive una lettera. Sì, sono un libertino, lo riconosco. Ho concepito tutto ciò che si può concepire in questo ambito, ma non ho certamente fatto tutto ciò che ho concepito e non lo farò certamente mai. Sono un libertino, ma non sono un criminale né un assassino. Il fallimento del suo matrimonio non demoralizza il marchese e ad agosto incontra Constance Quesnay, un'attrice quarantenne abbandonata dal marito.
Nel giro di qualche mese trova una certa stabilità economica e il 1 novembre si trasferisce a Rue de Mathurin insieme alla nuova compagna. In quegli anni cerca in tutti i modi di lasciarsi il passato alle spalle. Assume il nome di Louis Sade per nascondere le sue origini nobiliari e svolge diversi incarichi per conto del governo rivoluzionario. Ma l'8 dicembre del 1793 la polizia parigina lo arresta in qualità di nemico della Repubblica. Non sappiamo cosa fosse successo realmente, ma de Sade viene condannato a morte e fino all'estate del 1794 rimbalza da una prigione all'altra. Quando la sentenza contro lui e altri 28 imputati diventa esecutiva, l'usciere va a prelevarlo dalla cella per condurlo alla ghigliottina, ma non riesce a trovarlo. Il marchese si è salvato per miracolo e dopo la morte di Robespierre, la fine del regime del terrore gli consente di essere scarcerato. A partire dal 1795 lui e Constance vivono in totale povertà e pur di guadagnare qualcosa pubblica clandestinamente alcuni romanzi, incluso il suo celebre Justine. Quel libro scandalizza la Francia. Napoleone lo definisce il libro più abominevole mai generato dall'immaginazione più depravata. Justine è la storia di un'adolescente orfana e devota cristiana che, nell'arco di 15 anni, rimane coinvolta in stupri, orge e giochi perversi di ogni genere. Sul finale sta per essere condannata a morte, ma viene salvata dalla sorella Juliette, in seguito protagonista di un romanzo tutto incentrato su di lei, che le salva la vita. A differenza sua, Juliette ha ceduto ai piaceri di una vita dissoluta, si è guadagnata una posizione di tutto rispetto e amicizie molto influenti che le hanno permesso di sottrarre Justine a un tragico destino. Nei primi anni dell'Ottocento la polizia parigina si ritrova a investigare sul misterioso autore del romanzo e nel 1801 riesce a scoprire de Sade, che viene arrestato insieme al suo editore, Nicolas Masset. Non c'è alcun processo e i giudici lo condannano a marcire nel manicomio di Charenton, dove i medici gli diagnosticano un perpetuo stato di demenza libertina. Fa un po' ridere pensare che essere libertini all'epoca fosse considerata una malattia, ma questa era la realtà dei fatti. Constance continua a stargli vicino, si spaccia per sua figlia e, con la scusa di accudirlo, si trasferisce nella struttura. Ma il lupo perde il pelo, non il vizio. A più di 60 anni seduce e porta a letto Magdalene Leclerc, la figlia tredicenne di un'infermiera, all'epoca comunque da considerare molto più simile a una donna che a una bambina, e quindi si vede rifiutate le continue richieste di scarcerazione. Jean-Pierre Bachasson, conte di Montalivet e ministro dell'Interno, chiamato a decidere sul suo destino, scrive: «È affetto dalla più pericolosa forma di pazzia. I suoi scritti sono parimenti folli, così come la sua parola e la sua condotta». Il 14 giugno del 1808 de Sade viene a sapere che suo figlio Louis-Marie ha ricevuto una menzione d'onore nei dispacci militari della battaglia di Friedland dell'anno prima. Intuisce il potenziale della notizia e scrive una lettera a Napoleone, dove si presenta come il padre di un valoroso soldato francese in cerca di libertà. Ma l'imperatore conosce fin troppo bene la fama del marchese e ignora la richiesta. Nel 1814 le sue condizioni si aggravano e il 2 dicembre suo figlio Claude Armand gli fa visita mentre Constance era fuori città per sbrigare delle faccende. Quella stessa notte de Sade muore in seguito a una crisi respiratoria. Armand, presente al capezzale del padre, legge il suo testamento, redatto nel 1806. Il marchese lascia tutto a Constance e dispone le sue ultime volontà coerenti con la sua biografia. Chiede che il suo cadavere venga lasciato senza vestiti, messo in una semplice cassa e sepolto in un luogo non riconoscibile. Il figlio ignora la richiesta e brucia tutti i manoscritti inediti del padre. Il marchese era un ateo convinto, ma viene sepolto nel cimitero di Charenton sotto una croce cristiana senza nome. Nel 1818 gli addetti al manicomio lo esumano per rimuoverne il cranio e donarlo alle ricerche della scienza frenologica. Il corpo viene poi risepolto in un'altra posizione del cimitero, ma la sua tomba finisce perduta. Ironia della sorte, le ultime volontà del marchese sono quindi state esaudite. Oggi nessuno sa dove sia sepolto, né che fine abbia fatto il suo cranio.
Così si chiude il grande romanzo di Donatien Alphonse François de Sade, colui che prestò il nome a una parafilia, il sadismo, e scandalizzò tutta l'Europa con le sue opere immorali e la sua vita da libertino.